Dio è amore? No, tu sei amore. Perché siete su questo canale YouTube? Per cercare la verità? No, al massimo per cercare dei punti che combacino con i vostri credo. Avete talmente paura della morte che continuate ad accettare quello che ci hanno insegnato, meglio, ripetuto continuamente fin da piccini. La religione. Sul web si legge: la religione è il rapporto variamente identificabile in regole di vita, sentimenti e manifestazioni di omaggio, venerazione e adorazione che lega l'uomo a quanto egli ritiene sacro o divino. Rileggo: a quanto egli ritiene sacro o divino. Pertanto ognuno ha la libera scelta del suo Dio. No, quello che ci hanno ripetuto è che il nostro è il solo e vero Dio. Ma le religioni in realtà dividono da secoli l'umanità, come scrivo sul libro Il secolare nuovo ordine del male. Penso che in tutte le religioni Dio è amore, ma poi vedremo bene se è veramente così. Come si fa ad imparare una poesia? Si continua a ripetere e a furia di ripetere si impara a memoria, a volte senza nemmeno sapere cosa si dice. La preghiera Il Padre Nostro è una delle prime cose che ci insegnano, meglio che ci obbligano ad imparare, fin da piccini, altrimenti si va all'inferno. Come potremmo svincolarci da questo credo? I maomettani imparano l'Al-Fatiha e credono che il loro Dio è il solo ed unico vero Dio. È un esempio, ma vale per quasi tutte le altre religioni. Ognuna è quella vera, col loro unico e vero Dio. Come si fa ad imparare? L'ho appena detto. Ripetere. Come mai quando diciamo la parola mondo visualizziamo immediatamente nella nostra mente il globo che nessuno di noi ha mai visto nella realtà? Ovvio, ce lo mostrano centinaia e centinaia di volte al giorno, non nella realtà del nostro meraviglioso regno piano, ma nei telegiornali, all'inizio dei film, nella ricerca delle immagini riscaldamento globale, del clima. Ci mostrano sempre il globo. Ecco perché quando senti la parola terra piana ti metti a ridere. Io invece rido perché ci hanno infinocchiato con questo credo e usano i mezzi per infilarcelo nel cervello fin dalla scuola obbligatoria, che non ha nulla a che fare con la vera libera ricerca. Ci fanno fare le ricerche sui risultati che vogliono avere. Si chiama obbedienza passiva e funziona perché esiste la massoneria, che non è il grado più elevato di comando, la quale perpetra le regole all'umanità che arrivano dall'alto. La massoneria decide quali libri sono adatti per le scuole, tutte, dalla scuola dell'infanzia alle università. La massoneria è legata all'occulto. La Chiesa Cattolica Romana Babilonese, che è la prostituta di Babilonia, la quale siede sulla bestia del Vaticano in Apocalisse 17, afferma di aver vietato o respinto la massoneria, ma le prove suggeriscono che l'attuale Papa gesuita, Papa Francesco, è un amico della massoneria, come mostrato sul sito 1 Peter 5, 1 Pietro 5, link in descrizione. Perché i massoni amano Papa Francesco? La massoneria è una società segreta legata all'occultismo egiziano, alla cabala ebraica e all'ordine dei gesuiti, di cui l'attuale Papa della Chiesa Cattolica Romana, Papa Francesco, ha prestato giuramento gesuita. Prima ho detto Dio è amore. Vogliamo dare un'occhiata a qualche passo del giuramento dei gesuiti cattolici? Prometto e dichiaro inoltre che, quando si presenti l'opportunità, muoverò una inarrestabile guerra, segretamente o apertamente, contro tutti gli eretici, i protestanti ed i liberali, perché sono indirizzato a fare questo, ad estirparli e sterminarli dalla faccia della terra, e che non farò distinzione di età, sesso e condizione, e che impiccherò, brucerò, getterò nell'immondizia, bollirò, scorticherò e seppellirò vivi questi eretici infami, strapperò stomaco ed utero alle loro donne e schiaccerò contro il muro la testa dei loro bambini, in maniera da annientare per sempre questa abominevole razza, che quando questo non si possa fare apertamente, userò segretamente il calice avvelenato,
la corda per strangolare, il ferro del pugnale, il proiettile di piombo, senza distinzione di onore, rango, dignità o autorità della persona o delle persone, qualsiasi sia la loro condizione di vita, sia pubblica che privata, e che io possa essere indirizzato a fare questo in qualsiasi momento dagli agenti del Papa o dai superiori della Fratellanza, della Santa Fede e della Società di Gesù. Io dico non sia fatta la tua volontà, punto. Poi se dobbiamo aggiungere altro riguardo le regole per avere l'autentico sentire nella Chiesa meditante, al punto 13 leggiamo: per essere sicuri di non sbagliare dobbiamo sempre regolarci in questo modo. Quello che io vedo bianco creda che sia nero, se la Chiesa gerarchica così stabilisce. Quindi Dio è amore, ma insegna a mentire. Chi segue da anni questo canale e che ha visto l'intera meravigliosa playlist Storia perduta della terra piana, o ha preso visione di una delle prime traduzioni di Non esistono foreste sulla terra, ha compreso che ci ingannano mostrandoci sempre il contrario della realtà. Riassunto, quindi non è Dio che ha creato l'uomo, ma l'uomo che ha creato, o meglio, inventato Dio. Liberati dal male e riappropriati della tua libertà. Tu non sei là, ma sei qui dove poggi i piedi sul bellissimo regno piano, ma rinchiuso all'interno di una città, grande o piccola che sia, lontano dalla meravigliosa natura, la vera realtà dell'esperienza che ci regala serenità e pace. Non devi credere nemmeno a me. Credi in te stesso, in te stessa, non in quello che altri professano. Tu sei amore.